macchina che sto guidando risponde al nome di Lamborghini Countach 5000 4 valvole ed è la versione già rivista, già modernizzata di un'auto che dal 1970 ha completamente riscritto le regole delle supercar, o forse le ha create. Per molti è stata e sarà sempre la prima vera supercar. Se pensiamo che sostituiva la Miura, che dal 66 aveva definito l'identità della Lamborghini, questa l'ha sconvolta nel giro di pochissimi anni. La mano è la stessa, lo sappiamo tutti, Marcello Gandini per Bertone. L'insieme degli uomini che hanno lavorato su questa macchina fa venire i brividi. Marcello Gandini, Giampaolo Dallara, Paolo Stanzani, Bob Wallace e Giotto Bizzarrini per il motore, un pool, come direbbero oggi, di geni assoluti del nostro tempo, possiamo ancora dire del nostro tempo. È chiaro che per la maggior parte degli appassionati la Countach era prevalentemente la sua estetica, perché è normale che si potesse vedere solo quella da fuori per i comuni mortali, ma quello che c'è sotto è molto più affascinante, se possibile, perché se la guardiamo dalla sua sezione laterale nuda, vediamo che il suo cambio inizia qui, percorre tutto questo tunnel e abbraccia il guidatore, i passeggeri, finendo dietro nel motore che ha il differenziale integrato, una soluzione tecnica che Stanzani e Pedrazzi immaginarono e costruirono praticamente per la prima volta nella storia dell'automobile sportiva. La sua incredibile forma a cuneo, così iconica, che ancora oggi Lamborghini la porta avanti sulla sua top di gamma, quindi dopo la Countach ci fu la Diablo, poi la Murcielago, poi la Ventador, e tuttora quando si vede quella forma il nome è Lamborghini immediatamente. Per questo potremmo dire che la Countach è la più Lamborghini di tutte. Ovviamente la 5000 QV è figlia di una lunga evoluzione, questa fu una delle supercar più longeve della storia, ma la vera Countach, la più iconica, la più pura, è ovviamente la primissima serie, i primi prototipi, la cosiddetta periscopica, che aveva qui sopra uno spazio per lo specchietto retrovisore, che poi con i modelli successivi si è perso. La stessa cosa è successa con l'altezza della scocca. Non molti sanno, alcuni non ne sono ancora convinti, che le scocche delle prime Countach erano molto più basse, più sottili. Io non ci sarei entrato probabilmente, già così non è che me la passo benissimo. Ovviamente l'esperienza di guida parte tutta dal motore. Questo 12 cilindri dietro la mia schiena è l'assoluto totale protagonista di quello che succede dentro e fuori dalla Countach. Quando sei dentro lo senti, lo percepisci nella schiena che c'è un essere vivente che ti spinge e ti risponde e accetta le tue richieste a tuo rischio. Le primissime auto erano, così dicono, impegnative da guidare ad alta velocità, e le velocità qui erano alte, erano intorno ai 300 all'ora. Per la conformazione della macchina, per com'era quando nacque, il muso diventava un po' portante ad alte velocità, e ovviamente tutto il peso, la maggior parte del peso è al posteriore. Non facilissimo, soprattutto se pensiamo che le prime Countach avevano delle ruote veramente molto sottili rispetto alla potenza che dovevano gestire. Che successe? Il collezionista Walter Wolf commissionò a Lamborghini una versione speciale della sua Countach che aveva dei grossi, larghi parafanghi per ospitare gomme più larghe, e richiese anche l'intervento di Dallara, che in quel momento non era più in Lamborghini ma era un consulente esterno, aveva già fondato quella che poi sarebbe diventata la più grande e importante azienda telaista al mondo, appunto la Dallara. E quindi dalla S in poi, quindi prima della 4 valvole che sto guidando, le Countach ebbero questo aggiornamento dinamico a livello di sospensioni, di cui beneficiarono poi tutti i modelli successivi, quindi la S, la QV e per ultima la Anniversario. Da guidare è come la si vede, si immagina già dal suo aspetto come possa essere al volante, e quindi un posteriore molto dominante, l'asse anteriore un po', come vedete, subisce la forza
delle grandi gomme posteriori. Chiaramente non fu facile per i collaudatori riuscire a renderla un po' equilibrata, e così tutte le altre macchine di questo disegno, così belle da vedere, difficili da mettere a punto, difficili da rendere veramente efficaci su strada. È bene giudicare fino a un certo punto, perché ovviamente la macchina non è nuova. Questo esemplare è dell'88, quindi parliamo già del territorio F40, del territorio Porsche 959. Quando doveva battersela con la testa rossa, quindi 84, e poi con la GTO, diciamo il divario era un po' minore. Ciò non toglie che la bellezza di guida di queste macchine è intatta, anzi è amplificata dal passare degli anni, dalla loro invariata purezza e soprattutto ingenuità, è quello che le rende impagabili. È bello vedere come cercarono di risolvere tutti i problemi che potevano venire fuori quando si voleva fare una macchina con questo disegno e questa meccanica, e quindi come si sono ingegnati tutti perché fosse la migliore automobile possibile. Quando affondi il gas, tra l'altro il pedale ha una corsa infinita e lunghissima, quindi nei primi metri sei portato a pensare che sia tutto lì, come una corsa di un pedale di una macchina di oggi, no? Molto molto limitata in profondità, invece qui andiamo veramente tanto a fondo, e più vai a fondo e meglio è. Quando cambi marcia e rientra dentro tutta la coppia nella spina dorsale, ragazzi, non è per niente semplice raccontare una macchina così in pochi minuti. La bellezza di starci dentro in questo abitacolo è così strano. Immaginate questa roba qua all'epoca, che cosa pensò la gente vedendo passare una cosa così. Dobbiamo andare con il massimo rispetto, perché non abbiamo le gomme più fresche del mondo, purtroppo neanche la carburazione migliore del mondo, devo dire. Fa molto freddo, abbiamo cambiato altitudine, forse quello le ha un po' dato fastidio. Chiaramente la posizione di guida non è ottimale, ma pensavo peggio, sinceramente pensavo peggio. In realtà, a parte il fatto che devo mettermi il ginocchio così, però non è neanche così tanto male come tutti la descrivono, Io sono sempre 1,90 m. È abbastanza incredibile pensare che Lamborghini dal nulla creò in un paesino chiamato Sant'Agata Bolognese la Miura, e questa qui nell'arco di un decennio. Se non è incredibile questo, quanta purezza, quanta bellezza c'è racchiusa nelle Countach, è inspiegabile. Non c'è mai un momento di totale sicurezza, ed è il bello, richiede una massima, continua concentrazione e ovviamente, come dico sempre, il rispetto per le macchine che ci hanno permesso di arrivare ad oggi a guidare a 400 all'ora in massima sicurezza. Senza queste qui non avremmo mai avuto oggi tutto il ben di Dio che chiunque ormai può guidare. Forse fin troppo. Siamo andati anche un po' troppo oltre. Non c'è più, forse neanche in alcune categorie di competizioni, quel dovuto rispetto per la velocità e per la potenza che doveva esserci fino a qualche anno fa. In realtà sono abbastanza senza parole. È quel tipo di macchina che ti porta a non parlare, ti porta a guidare, a stare zitto. Che poi è quello che faccio io quando non c'è la telecamera, ovviamente.